La provocazione di oggi è: abbiamo già l'album del 2026? Benvenuti e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast Il negozio dei dischi. Ciao, io sono Goz. Oggi, puntatona, parleremo del nuovo album di Harry Styles, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Sigla. Il negozio dei dischi. Lo ammetto, anche io sono un grandissimo fan di Harry Styles e aspettavo veramente con tanta euforia questo nuovo lavoro che è Kiss All the Time, Disco Occasionally. Tradotto liberamente, baciamoci sempre, disco occasionalmente. Quindi potremmo dire che c'è sicuramente l'amore e c'è sicuramente la discoteca. Harry Styles mancava dalle scene dal 2022, l'ultimo album, ricordiamo, Harry's House. Questo scomparire dalle scene lo ha portato a riflettere, a conoscere nuove persone, a vivere la vita in un modo molto diverso da prima, cioè allontanandosi proprio dai palcoscenici, dal successo. Sicuramente ci sono delle cose nuove da un punto di vista della produzione musicale, ma lo stile di Harry è sicuramente molto riconoscibile lo stesso. Il titolo dell'album potrebbe suggerirci che la dimensione del club è preponderante. In realtà non è proprio così, perché a me verrebbe da definirlo non tanto come un album che si focalizza sulla musica da discoteca, ma lo definirei più quello che succede all'interno della testa di una persona che si trova in discoteca, e quindi la festa gira attorno poi ai pensieri. Non è un disco di rottura col passato, ma piuttosto il disco più sperimentale di Harry Styles, questo sicuramente. È un album che mescola tanti generi al suo interno. Abbiamo il pop, il rock, l'elettronica, la disco, e forse, ecco, questo ragionamento l'abbiamo già fatto in parte anche con la recensione di Rosalia. La potenza dei grandi artisti oggi, nel mercato musicale di oggi, è proprio quella di creare dei generi musicali che sono degli ibridi, portare la musica a elevarsi in una dimensione che non è assolutamente nulla uguale rispetto a quello che il mercato offre, perché le piattaforme di streaming musicali principalmente ci propongono della musica in playlist confezionata per funzionare proprio per quella playlist. Sono tutte canzoni molto simili tra di loro, e forse oggi la fortuna, la bravura di un musicista diventa proprio quella di entrare in una playlist che non esiste, cioè di creare una playlist lui stesso. La sensazione che ho è che la finalità di creare musica per Harry sia quella di trovare la propria libertà, costruire una comunità, fare squadra, cercare di riconoscere le proprie paure, ma dire alla fine non sono l'unico ad avere paura. A fianco a me ci sono tante altre persone che hanno le mie stesse fragilità, e questo secondo me è molto bello, perché la musica dovrebbe nascere proprio per mettere in comune le persone. È un album che parla anche di opposti, perché è un album senza dubbio pieno di ritmo, ma allo stesso tempo con delle sospensioni, dei silenzi. È un album che parla di collettività, di festa, ma allo stesso tempo incentrato sull'intimità, quindi è come se veramente fossero due strade opposte di concepire un qualcosa, e anche sotto questo punto di vista ritorna di nuovo il fatto che non ci sono confini, non ci sono barriere, che tutto crolla nella musica di Harry Styles per creare appunto un'unione tangibile. Ogni suono che noi sentiamo all'interno di queste canzoni è studiato, è estremamente ponderato. Ho avuto come la sensazione di perdermi all'interno della musica, di non sapere quale strada prendesse la canzone, cosa che invece, ascoltando la musica di oggi, ripeto, di qualsiasi playlist, è sempre lì che gira, sai bene dove va a parare se hai un minimo di orecchio, di conoscenza musicale. E i suoni elettronici mescolati con quelli reali degli strumenti sono perfettamente bilanciati in questo racconto. Ho trovato anche delle reference che mi ricordano qualcosa di questo nuovo mondo di Harry Styles. Gli artisti che mi sono venuti in mente sono i Radiohead, ma poi ho trovato anche David Bowie. Fatemi sapere se anche voi avete avuto questa sensazione. Se mai dovessi mettere l'accento su qualcosa che mi è piaciuto
leggermente di meno, ma non che non mi sia piaciuto, ma che mi è piaciuto un po' di meno, direi uno il titolo dell'album, Kiss All the Time, Disco Occasionally, mi traduce perfettamente a parole quello che poi vado ad ascoltare, ma è un po' macchinoso, secondo me, anche solo da entrare un po' in testa. La seconda cosa che non mi ha fatto impazzire è la copertina dell'album. Gli album precedenti penso che avessero delle copertine molto più belle. Questa, secondo me, c'è troppo nero, c'è l'immagine di Harry che è troppo geometrica e piccola all'interno poi della copertina. Un gusto personale, ma ecco, per me la copertina di Harry's House è veramente imbattibile, quella è bellissima. E tra l'altro potete vedere qui dietro di me. Selezionare la top 3 di questo album e fare un dispetto a tutte le altre tracce che lasci fuori. È stato difficilissimo, ma ho cercato di trovare la quadra selezionando 3 canzoni che tra di loro sono diverse. E quindi posizione numero 3 per Pop. Una canzone esplosiva che cresce ascolto dopo ascolto, una canzone che parla di tentazione, di seduzione, di perdita del controllo, di qualcosa che hai tanta voglia di fare, ma poi sai che potresti pentirtene, ma allo stesso tempo non puoi rinunciare a fare. Quindi è una canzone che gioca anche molto sul doppio senso, sulla provocazione. Questa è una delle canzoni più belle, più potenti dell'album. C'è sicuramente del rock all'interno di questa canzone, ma poi, come dicevamo prima, disco e pop. Quindi mescoliamo queste 3 cose in lavatrice ed esce fuori pop. Just for tonight, let's go hangover chasing. Posizione numero 2 per Coming Up Roses, una delle canzoni più belle dell'album. Veramente è una delizia ascoltare questa canzone, una canzone di una delicatezza veramente sovrannaturale, una ballad classica, di solito prevede come strumenti base il piano, la chitarra, di solito dalla seconda strofa parte la batteria, e invece no. Noi non facciamo le cose normali perché siamo Harry Styles e quindi gli archi sono protagonisti e tutti gli altri strumenti sono di seconda classe in questa canzone, e veramente l'armonia che viene suonata dagli archi e il coinvolgimento emotivo per questa canzone è veramente di alto livello. È una canzone che parla tanto di sincerità ed è il racconto di costruire un rapporto con un'altra persona, ma dovendo dar conto delle proprie fragilità. È il non sentirsi mai abbastanza per qualcuno a cui vuoi bene. E tutto questo viene raccontato con una semplicità e un'onestà veramente meravigliosa. Posizione numero 1 per American Girls. Appena ho iniziato ad ascoltare e parte quel suono in lontananza del piano, io già lì mi sono perso. Ho detto wow, dove mi stai portando? È una canzone che nasce, a detta di Harry Styles, nel momento in cui 3 suoi amici si sposano, e inevitabilmente questo lo ha portato a fare delle riflessioni su di loro, ma ovviamente anche su se stesso, su cosa aspettarsi del suo futuro, che cosa volere del proprio futuro da un punto di vista relazionale. È una canzone sicuramente malinconica, ma allo stesso tempo molto ritmata, e secondo me è una canzone che molto bene riassume quella che è la musica di Harry Styles. È un chill dinamico. Ancora prima che mi parlasse delle American Girls, la canzone mi ha riportato da un punto di vista dell'immaginario a pensare alla California. Mi è capitato un 4 anni fa all'incirca di fare un viaggio tra Los Angeles e San Francisco, e la musica di questa canzone mi ha portato a galla dei ricordi o delle immagini molto legate a quel tipo di set americano di Los Angeles. Ed effettivamente poi il video ufficiale gioca molto nel dietro le quinte dello svolgimento di un film, ipoteticamente di Hollywood, e quindi diciamo che già da solamente dal suono e non dalle parole mi ha portato subito a galla quella cosa lì. Ma veniamo al pagellone di questo album. Io
ho dato dei voti veramente alti, non penso di aver dato mai dei voti così alti. Il voto più basso che ho dato, come potete vedere, è un 7, parto dalla traccia che forse mi ha entusiasmato di meno, ma comunque 7 non è un brutto voto, ed è Dance No More, canzone che mi ha fatto impazzire, cari amici, Carla's Song. Fino all'ultimo nella top 3 ero indeciso se metterla o non metterla, poi ho scelto di mettere Pop solo perché è una canzone pop che appunto è molto diversa da tutte le altre, e quindi se dovevo fare una scelta l'ho fatta di questo genere. Ma Carla's Song, mamma mia che canzone bellissima. È bellissima anche Aperture, che è il singolo di apertura di questo nuovo progetto artistico, ma anche Paint by Numbers, wow, bellissima canzone anche questa, 8,5 per me. Ecco, poi ci sono quelle più sperimentali che sono Ready Steady Go, Are You Listening Yet, Taste Back, anche queste, cioè sono comunque delle canzoni belle. Il voto che ho dato personalmente a questo album è 8,5. Ormai mi avete conosciuto anche in veste di provocatore e la provocazione di oggi è: abbiamo già l'album del 2026? Il mio pensiero è, da fan, dico che probabilmente potrebbe esserlo. Da amante della musica e speranzoso che la musica possa offrire anche altro, considerando che siamo solamente a marzo, dico che probabilmente non è l'album dell'anno, ma secondo me è un album che potrebbe finire tranquillamente nella top 3 degli album del 2026. Lo scopriremo, ovviamente, tra parecchi mesi, ma la sensazione che ho è questa. Ma ora vengo a voi, cari amici che ci state seguendo, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ve ne è parso del nuovo album di Harry Styles e quali sono le tracce che maggiormente vi hanno colpito. Immagino che ce ne siano più di una. Ricordo anche che se non vi siete ancora iscritti al canale di YouTube, ragazzi, iscriviamoci subito. Se vi è piaciuto il video mettiamo mi piace, e se invece ci state ascoltando su Spotify o qualsiasi altra piattaforma di podcasting, grandi, continuate a farlo e sapete dove sono le stelline e soprattutto quante metterne. Tantissime. Questo è un consiglio, poi vedete voi. Io vi ringrazio se avete deciso di passare del vostro tempo in mia compagnia parlando di questo album bellissimo. Io vi do appuntamento per la prossima settimana e parleremo sempre di musica. Vi ringrazio. Ciao. Il negozio dei dischi.